quanto mettevano, no? Il grano, una volta si metteva alto, cascava un bel po', allora andavamo in campo dopo che avevamo mietuto, e poi ci mandavano via perché delle volte si esercitavano, andate via, andate via. Invece noi altri andavamo a stare, ma fatica. Io ho fatto la donna del servizio. Facciamo chi fasce di spiga, tutti i mazzi facevamo, no? Io la dell'Angelina facevamo insieme, allora veniva bello grosso il mazzo. Poi facciamo tutto un bel fascetto, diciamo metti tutto da una parte, che fanno più figura. Invece se mettiamo un po' per parte facevamo in figura. Tempo del duce, quanto tempo del duce, quanto toccava stare zitti. A me quando è venuta la votazione, io vengavo, mio marito stava male perché ha fatto tanti mesi all'ospedale di Perugia. Vengavo su per una vigna, venuto, ma decidevo il voto, no? Io ho detto adesso mi aiuti chi? A picconare un pezzetto io ti do il voto. Avessi visto come leggito. Scappato via. Il voto. Ne avevo parlato ora. Io dico tante volte ho avuto questi due fioli, insieme fanno qualcosa a chi perdono per quello che ho fatto faticare, perché quello è stato sempre male. Cosa dire? Insomma, io non so qualcosa. Adesso passa uno. Capirai? A me, mio marito mi è morto a 50 anni, quando è morto. Si deve del voi. Tu del voi, sei matta, papà e mamma, la faceva del voi, mamma. Adesso. Mi ha dato una sediata. Adesso tu del te. Del te. Perché volevano così. Era l'usanza. E anche tra marito e moglie davano del voi. C'era la Giulia là, c'era una che vendeva, c'era lo spaccio, c'era il marito, c'era il marito, si chiamava Sabatino. Voi Sabatì, andate a accompagnare il morto, però mi raccomando, piate il fazzoletto pulito e soffiate bel naso, perché avevo goccia. Noi ci ridevamo, noi a monelle, mamma mia. E ma mica c'erano altri giochi. Per poi la campana. E con la corda, i salti con la corda. Tutti i giochi che avevamo noi. Next avevamo le cose dentro a casa. Ma manco loro i giocattoli, non c'avevano, manco i fiori non c'avevano i giocattoli. C'aveva un cavallino che era andato all'asilo. Tutti gli anni il padre lo verniciava perché per far diventare sempre nuovo, no? Sempre con quello. Io i giocattoli non ce l'avevo avuto. Zia del 40 gita via, no? Che stava giù il mulino. Io sono del 32, ma ricordo come adesso mi ha mandato a Pia con un orcetto d'acqua qua su davanti, no? Sì. Ti ricordi dove c'era? La La cannella. C'era un'ucca di cose d'orso davanti, aspettare che... Era piccola, tant'altra, insomma, anche la volta era così. Con storcetto lì davanti a Valerio c'era con chi banchi, no? Tutta sede. Io mi sono vergognata, mi è scappato l'orcettino, È cascato. Me l'ho rotto. Del 40 zia è partita, ieri sono del 32, non c'era più. Passavo sempre qua da dietro, che io stavo lì, no? Perché mi vergognavo di passare dove era la gente, capito? Allora passavo sempre qua da dietro con la busta, frullavo e poi via dentro a casa. Quel che ha ammazzato chi alla Pantana, né chi era? Era il fratello di Alessandro Di Luigi, di Giovannoni. L'ha ammazzato anche chi? No, fascista, l'ha ammazzata... Un'altra persona. Ma quello non c'entrava niente, non era comunista. Il fratello era proprio un po' focoso, ma lui non c'entrava niente. Era su per il campo, lassù c'era i campi, no? C'era vita che con una cagnolina gli hanno sparato da là, alla strada là, c'era un deposito d'acqua, no? Da là gli ha sparato. Una pergola, io non mi ricordo come si chiamava. Ha detto tutte le sere, dopo che era stato questo uomo, tutte le sere veniva su fino a là, perché aveva la coscienza sporca, no? Era un fascista. Quando ha ammazzato a quel che doveva andare su, no? La moglie dice, parto per accompagnarla al ferro di mio marito. Nessuna camicia nera si presentasse ai miei occhi. Se ci fosse bisogno di guardie, mandi pure i soldati italiani.